Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Questo è il primo episodio di UniPR Racing Team Unboxed, la miniserie dell'UniPR Racing Team per farvi conoscere i dietro le quinte di una vera scuderia universitaria. Che cos'è UniPR Racing Team? È composta solo da studenti e di che cosa si occupa di preciso? Il primo episodio risponderà a queste domande e sarà seguito da diversi approfondimenti specifici sulla macchina, l'organizzazione del team, i partner, gli eventi e tanto altro ancora. Siete pronti a cominciare questo viaggio? Partiamo! UniPR Racing Team significa esattamente quello a cui state pensando, è il Racing Team dell'Università di Parma. L'UniPR Racing Team compete con numerose squadre delle università di tutto il mondo in un campionato universitario internazionale chiamato Formula Student, che essenzialmente è una piattaforma di lancio per tutti quegli studenti che vogliono lavorare in un futuro nel motorsport. Quindi, che cosa fate? Allora, noi ci occupiamo della progettazione e realizzazione di una vettura elettrica monoposto a ruote scoperte da competizione. In particolare gareggiamo nella competizione Formula SAE, che è un campionato universitario e quindi i team sono composti interamente da studenti. In particolare qua ci troviamo nel nostro box, che è situato sempre all'interno dell'università, e qui dove lavoriamo sulla macchina. Poi andiamo a testare quando c'è del tempo e portiamo in seguito alle gare, dove ovviamente l'obiettivo è quello di vincere. Fai vedere il box? Sì, adesso vi facciamo vedere. 5 minutes later. Questo è il nostro box all'interno dell'università. Come potete vedere abbiamo sia una zona di progettazione che una zona dove lavoriamo sulla macchina e è tutto insieme, quindi qua i ragazzi fanno tutto. Come fate a partecipare alle gare? Proprio in questi giorni si sono svolti dei quiz. Sostanzialmente ogni tappa, ogni gara ha il suo quiz e ci sono 2 giornate in cui il team è tenuto a completare tutti i quiz e soltanto in caso di esito positivo potrà essere scelto tra i partecipanti per quella gara. Quindi la partecipazione alle gare non è scontata. Da quello che abbiamo capito dovrebbe essere dentro. Una tipica gara di Formula SAE come è strutturata? Una gara di Formula SAE è strutturata in 3 macro parti. La prima, quella delle ispezioni tecniche, che si divide in Mechanical Inspection e Electrical Inspection, in cui viene garantito che la macchina rispecchi quello che è il regolamento in corso. Mentre la seconda parte è quella degli eventi statici, dove ci sono il design event, è una presentazione di quello che era il manufacture del veicolo che si porta in gara. Poi c'è il business plan, dove si deve creare un'attività che deve essere presentata a degli ipotetici finanziatori. Dopodiché c'è il cost evaluation, dove viene fatto un elenco dei componenti della macchina e su alcune aree specifiche vengono analizzati i processi di produzione e i costi. La terza parte sono gli eventi dinamici, che si dividono in acceleration, una semplice partenza da 0,75 metri, dopodiché c'è lo skip pad test, un percorso ad 8 che viene eseguito dalla macchina per testare quello che è la massima stabilità in curva e la massima velocità di percorrenza. Dopodiché c'è l'autocross che non è altro che, possiamo vederlo un po' come un giro di qualifica, perché vengono eseguiti 2 giri di qualifica a pilota, e in seguito c'è l'endurance, una gara di 22 km che a metà gara prevede anche il cambio pilota.
Ma com'è nato il team? Il team è nato nel 2007 grazie alla visione di alcuni studenti dell'Università di Parma, tra cui anche Davide Lusignani, che è il nostro attuale faculty advisor, che avevano la volontà di mettersi in gioco e gareggiare in questa competizione. E penso quindi che non ci sia la persona migliore per raccontarvi la storia se non appunto Iluso. Mi presento, sono Davide Lusignani, sono l'attuale faculty advisor dell'UniPR Racing Team e fondatore di Drive Lab, spin-off dell'Università di Parma che tratta temi di elettrificazione del veicolo. Oggi vi racconto un po' di storia di questo progetto che nasce ormai nel lontano 2008, dove un gruppo di studenti, un po' matti, ma quella sana pazzia che ci vuole per intraprendere un progetto così appassionante come questo, hanno deciso di mettere assieme le proprie passioni, le proprie competenze nella progettazione e realizzazione di una macchina da corsa per partecipare a questo campionato, la Formula SAE. Tutto di fatto è nato da lì. Da questo gruppo di ragazzi, quindi i primi anni, nacque la prima macchina, una macchina con motore a combustione, che iniziò fin da subito a gareggiare. Negli anni successivi, quando io ho iniziato a intraprendere gli studi di ingegneria elettronica presso l'Università di Parma, mi sono affacciato a questa realtà, a questo bellissimo progetto. Non fu facile i primi anni entrare, anche perché in una macchina che a suo tempo era puramente basata sulla progettazione meccanica, io come elettronico ero visto un po' strano, In realtà è un progetto dove passione e impegno portano chiunque a poter dare un contributo. E devo dire che è stata una bellissima palestra che mi ha portato già negli anni a seguire a intraprendere il ruolo di team leader all'interno del progetto. Da allora tanto è cambiato, il team è cresciuto moltissimo, io assieme ai miei compagni che siamo riusciti a crescere tanto, a guadagnarci spazi, a guadagnarci la fiducia delle aziende che hanno iniziato a seguirci, a sponsorizzarci sempre di più, fino ad arrivare a quella che fu la fine della mia carriera all'interno del progetto dell'UniPR Racing Team come studente. Era il 2015 quando mi laureai e intrapresi la mia carriera, diciamo, lavorativa, che in realtà poi si reincrociò subito dopo con la storia del team, perché i ragazzi dell'UniPR Racing Team mi chiesero sostegno e aiuto per intraprendere un processo importante, fondamentale, che fu quello di passare dal progetto a combustione al progetto di una vettura elettrica completamente nuova. Il progetto dell'elettrico portò tantissimi interessi e il team è riuscito a crescere tantissimo grazie a questa opportunità, fino ai giorni nostri, dove ha raggiunto una struttura e una caratura e un livello di competenze, di tecnica, di supporto sia da un punto di vista dell'università, dell'Ateneo, ma anche delle aziende, che fino a qualche anno fa era impensabile. In teoria, cioè la Y sono i valori che ho io, la X, la S è proprio un punto X. Qual è la struttura organizzativa del team? Come è strutturato il team? Aspetta un attimo. Il team è composto partendo dai due faculty advisor, che sono per noi il professor advisor Carlo Concari e il faculty advisor Davide Lusignani. Dopodiché, sotto i due faculty advisor c'è il team leader, che nel nostro caso è Dragos ed è uno studente. Dopodiché, sotto il team leader, una volta c'era la figura che era il project manager, ma questa figura è stata divisa in 3 chief technical manager, che sono il CTO meccanico, il CTO elettronico e il CTO driverless. Poi sotto ogni CTO c'è i reparti di riferimento, quindi reparto software, decide tutte le strategie della vettura, fa i vari controlli, come possono essere traction control, torque vectoring, launch control. Da quest'anno fa anche tutta la parte di assistenza a guida autonoma. Reparto elettronica, ovviamente la macchina, essendo elettrica, non ha bisogno di spiegazioni,
e poi meccanica sotto il reparto aero, che tratta l'aerodinamica della vettura, cooling, che tratta tutta la parte di raffreddamento della vettura, powertrain, che non fa altro che sviluppare il sistema di trasmissione della vettura. Ovviamente la macchina, essendo elettrica, ha un motore elettrico e dobbiamo ridurre il numero di giri dei motori elettrici per poter trasferire a terra tutta la coppia necessaria per andare al massimo. Dynamics, che si prende in carico tutta la parte di sospensioni, geometria delle sospensioni, braccetti, gomme e sterzo, ed è anche quella che di solito insieme agli elettronici ha sempre da fare in pista. E telaio, chassis, che ovviamente si prende in carico il lavoro di fare il telaio, lavoro non facile, soprattutto la parte di disegno della geometria e di stesura delle pelli, quindi della conseguente laminazione. Poi, sempre sotto il team leader, ci sono gli altri reparti non prettamente tecnici, quindi ci sarà il reparto cost nel nostro team, oltre ovviamente a fare gli elenchi dei componenti che servono poi nell'evento statico cost evaluation, ma anche la parte di eventuali preventivi comparativi che servono poi all'amministrazione dell'università per eseguire gli ordini. Reparto business, che prepara l'attività che poi verrà valutata nell'evento statico di business. Marketing fa tutta la parte di ricerca e porta avanti le varie comunicazioni con gli sponsor. Driver performance, che questo è abbastanza particolare, pensiamo di essere tra i pochi team italiani ad avere un reparto del genere. È composto dai ragazzi di medicina, scienze della nutrizione e scienze motorie, e non fa altro che curare quella che è la performance e la giusta alimentazione del pilota e anche di altri membri del team se essi lo richiedono. E comunicazione, ovviamente tratta quella che è l'immagine del team, sia lato social sia lato grafiche, ovviamente la livrea e i vari sponsor che vanno inseriti sulla livrea. Qual è stato per te il momento più bello all'interno del team? Il momento più bello all'interno del team è ogni anno, in realtà, quando si fa la presentazione della macchina all'Autodromo di Varano, perché ci sono tutti gli sponsor e tutte le persone che ci supportano propriamente quel progetto, ma ci sono anche tutte le famiglie dei ragazzi, quindi le persone che supportano ogni membro individualmente da casa, e vedere tante persone messe insieme per appunto celebrare quello che abbiamo fatto nel corso di un anno è senza dubbio ogni anno il momento migliore. A parte che il momento più bello deve ancora venire, però se proprio devo trovarne uno mi viene in mente fine dell'Endurance di Varano 2023. Siamo stati uno dei pochi team italiani ad averlo finito, e vedere tutti i ragazzi del team, più anche molte persone che sono venute da casa per trovarci, veder festeggiare tutti insieme la riuscita di un progetto durato un anno è stato un momento di sicuro molto emozionante. Ma il ricordo veramente che ancora oggi mi viene la pelle d'oca quando ci penso fu la gara a Varano nel 2011. Fu la prima vera gara a cui partecipammo e in cui partecipai come team leader, e in cui appunto arrivammo da un anno in cui eravamo completamente senza esperienza e abbiamo costruito una macchina da corsa con le nostre mani senza neanche renderci conto alla fine di quello che avevamo realizzato. E quello che avevamo realizzato ce ne siamo resi conto nel momento in cui siamo arrivati in pista, in cui abbiamo visto la nostra macchina in circuito in mezzo alle altre università, e l'emozione dopo un anno passato veramente a dedicare tanto sforzo e sacrificio dietro a questo progetto fu talmente grande che ancora oggi mi spezza la voce. Questa è la squadra dell'UniPR Racing Team, ma c'è ancora tanto da scoprire, quindi iscrivetevi al canale per continuare questo viaggio insieme a noi. Nel prossimo episodio approfondiremo i piani del team per le stagioni 2024 e 2025, andando a scoprire i progetti delle monoposto attualmente in via di sviluppo, le loro caratteristiche tecniche, gli obiettivi e il tipo di percorso che è stato intrapreso. Ci vediamo presto!